Penso, Sì. non lo so, tu lo sai più che io, però io lo penso che una volta Un giorno è seduto qua al posto nostro, dirigendo l'Inter. Vediamo, la seguiremo. Amici di Betson Sport, siamo qui con un amico speciale, un grande campione, la possibilità di ripercorrere la carriera, i momenti segreti di una leggenda del calcio, Ivan Zamorano. Grazie Ivan. Grande Fabrizio, il campione sei tu. Volevo iniziare a chiederti chi è Ivan Zamorano. Chi è Ivan Zamorano? Oh, che difficile. Non mi piace parlare tanto di me, però sì, c'è una parola che diciamo posso dire tutto di Ivan Zamorano. Ivan Zamorano è un guerriero. E questa è la cosa. Non solo del calcio, della vita. E questa è la cosa che ricordano tutti. Sì. La mia vita è stata così, una lotta costante, dopo nel calcio lo stesso. Per quello mi sembra che la mia vita gira intorno a costantemente reinventandomi. Per quello mi sembra che sì, c'è una parola, guerriero. Iniziamo da lontano. Quanti sacrifici hai dovuto fare a proposito di guerriero all'inizio della tua crescita, anche umana e chiaramente professionale? È difficile perché il mio compagno o la persona che mi ha trasmesso tutto l'amore per il calcio l'ho perso con 13 anni, mio papà. Allora è stato difficile, però quella lotta lì con la mia mamma, con la mia sorella, sempre stato che il mio proposito nella vita era giocare al calcio. Dopo con 13 anni anche mi hanno mandato via del Colo-Colo, e dopo in Cobresal ho cominciato con 17 anni, che è stata la squadra che mi ha fatto crescere, mi ha fatto uomo, mi ha fatto diventare un uomo importante nel calcio in Cile. E dopo con 20 anni ho cominciato una carriera nelle straniere, che ha cominciato a San Gallen in Svizzera, un calcio che in quel momento non era professionista. E dopo Sevilla, dopo un primo e un dopo di arrivare al Real Madrid, mi sembra che è una squadra che comunque erano 4 anni che arrivavo già in Europa, certo. Erano 4 anni che marcava gol in Europa, però mi sembra che il mio arrivo al Real Madrid c'è sempre un primo e un dopo, certo. Per arrivare a una squadra come il Real Madrid. Certo. Dopo 4 anni mi sembra che il desafio più importante per me è stato arrivare a una squadra come Inter, dove sono stato 5 anni bellissimi. E dopo voleva avvicinarmi più a casa, andando in America, in Messico, e niente. Le toccheremo tutte. Bellissima. Le toccheremo tutte le tappe della tua carriera, perché Sì. vogliamo raccontare Sì. tutte queste tappe bellissime. Infatti volevo partire da lontano, anche dal contesto. Il Sì. Cile. Com'era il Cile negli anni in cui inizia a crescere il calciatore Ivan Zamorano, il talento Ivan Zamorano? Era un Cile difficile, però l'amore al calcio, soprattutto da parte mia, è stato sempre Più forte. più forte. È stato così di una maniera molta disciplina, molto sforzo, perseveranza. E quello sono parole che mi hanno accompagnato sempre in tutta la mia carriera, no? L'amore, prima di tutto, al calcio, Certo. è stato quello, no? Infatti, quando ho cominciato con 17 anni, io sempre dicevo che Cobresal è stato solo il punto di partita per cominciare la mia carriera fuori, no? Negli stranieri. Volevo chiederti proprio questo, com'è stato il salto poi al professionismo con il Cobresal? Quanto è stato importante quel momento per te? Io ho finito la scuola con 17 anni, io ho pensato che devo aspettare l'opportunità per poter giocare a livello calcistico professionista, no? Mia mamma mi ha detto: guarda, stai tranquillo,
arriverà l'opportunità, se no vai in università e fai una carriera e non c'è nessun problema. Fino adesso, 2 o 3 mesi, è arrivata l'opportunità di giocare professionale in Cobresal. C'è Manuel Rodríguez Araneda, che lui è stato l'allenatore che mi ha fatto fare il debutto, debuttare. Comunque ha cominciato la mia carriera, no? È stato bellissimo perché aveva solo 17 anni, però da lì ha cominciato una carriera ascendente, veloce, excitante per me, passionale, Certo. però di tantissima volontà, di tantissima grinta, tantissima forza anche mentale per andare avanti. Immagino forza mentale per un ragazzo sudamericano molto giovane, ce ne voglia molta quando poi si va in Europa, Sì. no? In un calcio come quello svizzero, San Gallo, una tappa importante per te. Cosa significa per un ragazzo sudamericano arrivare in quel momento? Significa moltissimo perché in quel periodo lì non era facile andare all'estero, non era facile. A livello del Cile erano pochissimi giocatori che andavano all'estero. E risulta che a me mi ha comprato il Bologna d'Italia, sono stato loro che mi hanno comprato, però mi hanno mandato in prestito al St. Gallen in Svizzera, che per me è stato un paese e una città alla quale sono Molto legato, perché veniva da un paese totalmente differente e mi sembra che la Svizzera, che è un paese molto disciplinato, sì, ordinato, mi ha fatto bene. ti ha fatto crescere. Mi ha fatto crescere non solo calcisticamente, Certo. sino che a livello umano. Per quello io sempre, infatti è il primo anno che io dovevo tornare in Bologna, dovevo tornare in Italia. Dal prestito. Del prestito sono andato al presidente del St. Gallen e gli ho detto: guarda, io voglio restare qua, mi piace tantissimo la città, la gente, la squadra. Lo unico che se resto deve fare una squadra per vincere. E è venuto in Italia, mi ha comprato e dopo è arrivato Hugo Rubio, Pato Mardones, Daniel Rashle, che erano giocatori sudamericani, e abbiamo fatto la squadra sudamericana a St. Gallen e quell'anno è stato un anno molto esitoso. Certo. Tu nella tua carriera di cambiamenti ne hai fatti tanti da contesti molto diversi, abbiamo detto dal Cile a San Gallo e poi in una piazza come Siviglia, in un club come il Siviglia molto importante, una piazza molto calda. Cosa ricordi di quel passaggio? Il San Gallo per me è stato 2 anni fantastico, no? Però ordinato, disciplinato, con il clima freddo. Cambiato a Siviglia, cambiato tutto. Festa, Certo. bellissima città, un calcio molto più professionalista, Certo. come un Siviglia che cresceva in quel periodo lì, una città fantastica e che mi ha fatto crescere in un calcio che era un calcio molto, molto più difficile. Non era facile arrivare a una città e a una società come il Sevilla in quel periodo, perché non è che il Sevilla era una squadra così che Europea, vinceva sempre, certo. europea, no? Però mi è andato bene. Vicente Cantatore, che era l'allenatore che mi ha portato, per me è stato come un papà. Ricordo sempre ogni frase, ogni parola che lui mi diceva per crescere, perché lui sempre mi diceva che guarda, il Sevilla per te solo è un passo, tu devi giocare nella migliore squadra al mondo. Per quello io lo tenevo super claro che il Sevilla per me mi serviva per poter continuare a crescere. Ho giocato con grandissimi giocatori nel Sevilla, Polster, Zucker, che erano calciatori che a fianco di me sempre mi fanno crescere, no? Allora è andato bene e il Sevilla mi ha dato la possibilità, l'opportunità dopo di arrivare al migliore club al mondo. Dovevi giocare nel club più grande del Sì. mondo ed è successo perché ti chiama e ti acquista il Real Madrid. Sì. I momenti, toccheremo tanti dei tuoi momenti al Real Madrid, ma i momenti più memorabili, le fotografie che hai in testa di un'esperienza come diventare una leggenda Real Madrid. Mi sembra che
quell'anno 94-95. È stato un anno difficile per me al comienzo, all'inizio, Sì. perché l'allenatore non mi voleva. Jorge Valdano ha detto guarda, prendete un'altra squadra perché qui non vai a giocare. E si rimane vai a essere il quinto stranieri, È dura, il quinto attaccante, era dura, però la vita anche ti dà la possibilità di avere queste opportunità, no? Che l'avversità tu puoi incontrare un'opportunità. Certo. E l'ha trovato e così quando lui è stato super chiaro in dirmi guarda, tu sei il quinto, tu sei il quinto straniero, il quinto attaccante, è stato anche super chiaro di fare una squadra a fianco di me per fare quello che ho fatto quell'anno, è l'anno più exitoso di tutta la mia carriera. Sono stato Pichichi, capocannonieri, il migliore giocatore straniero, Certo. il quarto o quinto migliore giocatore al mondo. Ho fatto il gol del titolo, mancando 5 minuti, 4 minuti Sì. per la fine della partita con il Deportivo La Coruña. È stato un anno fantastico, però questi logro, PCC, campione, mi sembra che il logro più importante che ho fatto è che la vita non c'è niente impossibile, che quando tu pensi mentalmente e di cuore che tu la puoi fare, tu devi sempre lottare per farlo. Quello è lo più importante. Credo ci sia tutto Ivan Zamorano in Sì. questa frase che è fantastica. È così. E questo messaggio poi portato anche su una maglietta importante come quella del Real Madrid, Sì. perché può essere valido per tanti club, ma il Real Madrid per te portare quella maglietta cosa significa? Era un primo, c'è sempre un primo e un dopo come calciatore. Mi sembra che il mio arrivo al Real Madrid è stato fino adesso lo più importante che mi è successo nella mia carriera. Certo. Sono l'unico calciatore del Cile che ha giocato nel Real Madrid. Essere la storia, sono stato solo 4 anni e ho marcato 101 gol. Non è facile. Non è facile. Dopo anche Hugo Sánchez, che Certo. Hugo Sánchez è stato un icono Certo. nel Real Madrid. Venire al Madrid dopo di lui No. non era facile, però ho fatto, la gente mi vuole tantissimo bene, adesso abito a Madrid. In ogni schina, supermercato, negozio, Non dove dimenticano. vengo non mi dimenticano mai, come mi succede anche qui a Milano, Certo. però il Real Madrid è stato una squadra molto importante per me, sempre nel mio cuore. Hai potuto giocare anche lì tra le altre squadre, ma anche lì con tantissimi giocatori Sì. fantastici al tuo fianco. Quali ti hanno impressionato di più? Ho giocato con tantissimi giocatori, però se voglio o posso nombrare a uno, nombro Raúl. Sai perché? Ok. Perché lui ha fatto il debutto con me. Ok? E lui aveva 17 anni e non aveva mai conosciuto un giocatore di quella età con, non lo so, con il carattere Personalità. che aveva la personalità per infondare la maglietta del Real Madrid. E lui ha cominciato una partita ha fatto il debutto con Saragossa e lui è andato ha perso 3 o 4 gol, però lui Ha lottato. ha lottato. Jorge Valdano aveva fiducia tantissima in lui e dopo la prossima partita, che era in casa contro l'Atletico Madrid, è stato una protagonista assolutamente e per quello mi ha chiamato tantissimo l'attenzione, perché non pensai nunca, lui aveva personalità, lui aveva carattere, aveva qualità, però nunca pensai che poteva arrivare a essere Questo livello. un calciatore della forma a quel livello che è stato un grande, veramente uno dei grandi del Real Madrid, del mondo, e per quello mi ha chiamato tantissimo l'attenzione. Abbiamo detto della maglietta, dell'importanza di rappresentare il Real Madrid, ma quando ti chiama il Real Madrid da calciatore, ti chiama il tuo procuratore e ti dicono ok, ti sta comprando il Real Madrid, cosa si prova in quel momento del trasferimento? Tu cosa ricordi di quel trasferimento? Il trasferimento è stato tantissimo speciale per me, perché io dopo 2 anni al Sevilla sono andato in vacanze in Cile e si sposava mia sorella, per quello
il procuratore in quel momento, Alberto Toltrà, mi diceva: guarda, deve dirmi dove sei, perché ti posso chiamare così possiamo sistemare tutto. Certo. C'è la possibilità di 3 squadre grandissime in Europa che ti volevano, e una di queste squadre era il Real Madrid. Per quello devi fare attenzione dove ci sei. In quel periodo lì Non era come oggi. non era che Certo. tu chiamavi a un cellulare, non esistevano cellulari. Per quello l'ho dato il telefono della mamma di mio cugnato, che sposava mia sorella. E nel momento che sposa mia sorella per il civile, mi ricordo che erano 30-35 quello che erano invitati, il giudice ha cominciato la cerimonia, Sì. e suona il telefono. Comunque ha risposto All'inizio della cerimonia. All'inizio. Ok. Il giudice era un po' arrabbiato, era così. Ci credo. Però ha risposto e dice: guarda, es per España per Iván. Entonces yo chiedo permiso, Certo. y rispondo. Mi ricordo che questa è l'immagine, no? Rispondo e è tutta la gente guardandomi quello che sto parlando, no? Allora dico sì, mi dicono: sono Alberto. Ciao Alberto, guarda, ho finito adesso, sei prossimo giocatore del Real Madrid, deve viaggiare questa sera. Io ho detto: guarda Alberto, non posso parlare adesso, non posso parlare, ti chiamo. Tu sei gilipollas? Ti sto dicendo che vai a giocare nel Real Madrid e tu mi dici che mi chiami dopo? No, ti chiamo dopo, dai, stai tranquillo. Pum, corte. E poi, incredibile. E poi telefono fuori, ha continuato la cerimonia, e mi ricordo perfettamente quando il giudice dice: declaro marito e mujer, donna, e a mia sorella, Moglie, sì, sì. moglie, pum pum. Quando do un abbraccio a mia sorella, le dico: vuoi giocare nel Real Madrid? E mi ricordo che vengono con il champagne e tutto eso, e tutti alzavano la coppa, no, perché non si sposava mia sorella con mio cugnato, sino perché giocava nel Real Madrid. Quella è stata una serata fantastica. Dopo ho parlato con Alberto. Per me era molto importante anche il sabato la cerimonia religiosa in la chiesa, perché non c'era mio papà, Certo. entonces mia sorella voleva entrare con me. Chiaro. Così che abbiamo fatto tutto per lunedì. Certo. Ha sposato sabato, domenica sono andato in Spagna e lunedì ho firmato con il Real Madrid. Fantastico. Sei diventato Pichichi. Cosa significa essere Pichichi del Real Madrid? Perché è speciale. Sì. Pichichi nel Real Madrid è stato Di Stefano, Santillana, Hugo Sánchez, hanno stato grandissimo, Raúl, hanno stato grandissimo. Per quello, per me, essere lì è la storia del Real Madrid come Pichichi. Dopo 94-95, che sono stato Pichichi, nessun giocatore numero 9 al Real Madrid ha segnato più gol che me. Cioè. Ossia, né Cristiano, che è arrivato anche a giocare con il 9, né Benzema. Certo. No. Allora per me è stato veramente una allegria immensa di essere Pichichi e stare nella storia lì del Real Madrid, della Liga Spagnola. Ti ricordi il momento della partita? Sicuramente sì, rimarrà per sempre con il Real Oviedo, 5 gol. Come ci si sente a diventare Mister 5, no? Sono roba così, no? Uno come attaccante già marcare un gol è importante. Sì, Immaginate 5. 3, 4, 5, è bellissimo. È una serata bellissima e niente. Uno come attaccante sempre vuole di più. Quando segni 5 riete è bellissimo. Invece ti volevo chiedere di chi a Real Madrid sta facendo la storia oggi. Vinicius, in stagione straordinaria a livello di trofei, ma anche singola. Vedi qualcosa di Ivan Zamorano magari nel lottare anche in Vinicius, più che a livello tecnico? E come lo vedi proprio come calciatore in generale?
Come calciatore mi sembra che fa la differenza, sono questi giocatori che in campo fanno tutto per vincere la partita, una bellissima tecnica, in velocità, potenza fisica. Lui oggi mi sembra che sta soprattutto in un momento straordinario. Certo. Per il Real Madrid è un giocatore molto importante. A similitudine con me, mi sembra che siamo differenti. Io Certo. ero un uomo di aria, Certo. ero un uomo lì centrale dove aveva la capacità per il 70-80% delle mie rete erano lì dentro dell'area. Lui no, lui è un giocatore tutto il fronte all'attacco. No? Certo. Lui posso venire sempre, le piace venire da sinistra a destra, di destra a sinistra, anche suo gol finisce anche con remate di distanza. Certo. Siamo differenti, io era aveva anche più segurità con la testa che con, Certo. che con il piedi. Certo, certo. Però è un giocatore che sicuramente marcherà la storia anche del Real Madrid. Ivan, cosa ti ha spinto a trasferirti qui all'Inter in Italia poi e quali erano le tue aspettative quando sei arrivato in un paese nuovo? Mi sembra che la decisione l'ha avuto quando ho conosciuto Moratti. Ok. Comunque l'Inter era una squadra grande. Io dopo Real Madrid era difficile di pensare in una squadra che mi farebbe tanto felice come il Real Madrid, no? Però dopo ho conosciuto Moratti, ho conosciuto la sua storia con il club, ho conosciuto la storia un po' di quello che è l'Inter come squadra, come società e mi sembra che non ho sbagliato. Sono arrivato a un club, a una società dove assimila molto la mia vita, la mia ispirazione, la mia proiezione con il calcio. Comunque mi sembra che ho stato tutta la vita nell'Inter perché è una squadra che è sofferta, come Certo. è stata la mia carriera. Certo. E la città di Milano quanto è stata importante per te? Com'è stato il tuo impatto? Com'è stato il tuo tempo in questa città? Dal punto di vista calcistico è stato un impatto forte perché l'Inter è una società, diciamo che deve fare molto sforzo per vincere qualcosa. Per questo è stato un impatto perché la responsabilità dopo di venire al Real Madrid era grande. E dal punto di vista personale è stata una città che mi ha fatto fare una proiezione a livello personale, no? La moda, i vestiti, la correzione, Certo. tante roba che ti fa involgere in questa città che veramente è cresciuto come essere umano anche. Il rapporto con i tifosi, Ivan, ti chiamano ancora tantissimo, a distanza di anni sei sempre stato amatissimo. Il tuo rapporto con loro e se c'è un momento in particolare che spiega questo amore che c'è stato da subito? Il rapporto con l'Inter è stato il giorno che sono arrivato a Milano. Mi sembra che loro capiscono perfettamente la mia forma, il mio stile di gioco. Infatti ancora guardo un striscione che diceva Samo Rambo con il coltello qua. Quella è la capacità che avevano i tifosi Certo. per dire, sai, Farti sentire l'amore. amamo Zamorano, è un guerriero. E quello, la soddisfazione di ogni volta che devo venire a Milano, sembra che non sono andato Non sei mai mai via. andato E quello il mio cuore è metà nero-azzurro, per quello il rapporto che ho con il tifoso è bellissimo. Dopo, se tu mi dici che c'è una qualcosa che ancora posso diventare più grande, è l'1+8, Certo. che è stato mitico, Leggendario. è stata una maglietta, una delle più vendute nella storia del calcio italiano, di cui dell'Inter. Per quello il rapporto è bellissimo e fino adesso io il mio amore per questa squadra è grande. Come ricordi, Ivan, la rivalità chiaramente sportiva in campo con Ronaldo in quel tempo all'Inter e come influenzava anche un po' la dinamica, no, della squadra? E la rivalità veniva precedita
del rapporto che abbiamo come squadra, no? Quelle squadre lì erano una squadra di molti sudamericani, Certo. era il Cholo Simeone, Zanetti, Ronaldo, Elias, Rivas, Chino Recoba, o sea, éramos tantissimo sudamericani, entonces il mio rapporto con Ronnie è stato bellissimo. Dopo lui voleva il 9, era il migliore, il numero 1, il Certo. fenomeno, vai il 9 per te, o sea, no è diventato un sforzo di parte mia, no? Certo. Al contrario, mi sembra che se l'ho dato con amore. Il rapporto in campo per me è il migliore giocatore che ho giocato insieme. Ok. Per me è stato un grande numero 1 al mondo, per me è il migliore 9 nella storia del calcio. Per quello il mio rapporto con lui fino adesso è bellissimo. Anche io ho imparato di giocare insieme a lui, Certo. perché non è facile, perché lui è così tan grande che uno deve fare un sforzo in più per Certo. giocare insieme a lui, però per me è stato un grande, un numero 1 al mondo. Mi sembra anche io è cresciuto moltissimo come calciatore insieme a lui. Chiaro. Mm. Coppa UEFA del 98, Ivan, un Uff. momento spettacolare. Sì. Cosa ha significato per te vincere quella Coppa UEFA con l'Inter? Che ricordi hai? Mi sembra che è il ricordo più bello che ho con l'Inter. Noi avevamo perso la Coppa UEFA del 96 in questo stadio con il Schalke 04. Abbiamo perso in Germania 1-0, abbiamo vinto 1-0 qua con gol mio e nell'ultimo minuto in quell'arco lì. Però dopo il rigore abbiamo perso questa Coppa UEFA. Però il calcio, e tu lo sai, ha sempre una Ti dà una rivincita, chance. una Certo. chance. Il prossimo anno siamo ancora arrivati in finale con la Lazio a Parigi. È stata una serata magica, una serata fantastica. Abbiamo cominciato presto con il gol mio, dopo Zanetti, dopo Roni. Allora mi sembra che è stata una serata la più bella che ho vissuto con l'Inter. Vincere una Coppa internazionale con questa squadra era bellissimo. La soddisfazione di un uomo come Moratti che ha dato tutto per la società e per me è stata una serata che sempre ricordo, che sta nel cuore qui da parte mia. E nel cuore sono sicuro che c'è un posto speciale anche per Gigi Simoni, che è stato allenatore di quell'Inter. Cosa ricordi di un uomo amatissimo come Gigi Simoni? Sì, una straordinaria. Noi abbiamo un WhatsApp, un chat nel WhatsApp di quell'anno lì, 97-98, con tutti i giocatori. Ok. E bueno, sempre c'è la parola, sempre c'è il ricordo di Gigi Simoni. Per noi è stato non solo un allenatore, per noi è stato come un papà. Veramente è stato un uomo molto importante, ognuno abbiamo un ricordo speciale con lui, ha un carattere bellissimo e il ricordo sta sempre, perché Gigi per noi è stato molto importante. Certo. Parlavi dell'1+8 che ha Sì. fatto la storia, no? del calcio in quegli anni lì. Sì. Com'è nata quell'idea? Che ricordo hai di quel momento in cui poi si è fatta quella scelta? Sì, ti diceva che è arrivato Ronaldo, il migliore giocatore al mondo, e per me non c'era nessun problema, il 9 era suo. Però non lo so, e nel calcio anche tu devi avere la reinvenzione, no? Devi reinventarti. E parlando con Massola mi ha dato un'idea solo di consegnare due numeri che possono essere 9, no? Il 27, il 18. Però lo che non sapeva Massola, che io ho detto, però posso mettere un più in mezzo? Mi ha detto no, quello non si fa. Mi ha detto sì, però se posso parlare con il presidente, come no? E bueno, lì ho giocato con il 18, ho parlato con Moratti se posso mettere un più. Cosa ti ha detto lui? E lui mi ha detto aspetta un attimo che parlo con la federazione. Ha parlato con la federazione, vamos, andiamo, dai. E la prima volta con il magazzinieri avevamo con un adesivo, mettevamo il più. Dopo già
la marca della maglietta, prodotta, sì, sì. era la maglietta, una delle magliette più vendute nella storia del calcio. Allora è nato l'1+8. Certo. Ti volevo chiedere anche del rapporto con il tuo ex compagno che hai già citato, che è Diego Simeone, il Sì. Cholo. Che rapporto è stato e quanto è stato importante anche per te avere un compagno come lui? Il Cholo è un vincitore. Diciamo che in quella squadra lì era un uomo molto importante perché lui aveva un liderazgo, no? Aveva un rapporto molto importante con quello che doveva fare la squadra, no? Quando una squadra vuole vincere ha bisogno di questi giocatori, Certo. come il Cholo Simeone. Lui parlava ogni giorno, ogni minuto, ogni ora di calcio, era un uomo di calcio, era un uomo che le piaceva la sangue nell'occhio, Sì. e per quello era un giocatore che sicuramente in quella squadra lì Perfetto. è stato un uomo molto importante. Il mio rapporto adesso siamo amici, cioè stiamo parlando sempre. È un uomo che sicuramente io penso, Sì. non lo so, tu lo sai più che io, però io lo penso che una volta Un giorno è seduto qua al posto nostro. dirigendo l'Inter. Vediamo, la seguiremo. Ti volevo chiedere anche a proposito di chi invece all'Inter c'è già e sta già avendo un impatto da tanti anni importante, leadership, il capitano Lautaro Martinez, che è un giocatore per questa Inter fondamentale. Come lo vedi a livello proprio di giocatore e se vedi anche delle somiglianze tra il tuo gioco e il suo gioco in alcuni momenti? Sì, la somiglianza viene preceduta semplicemente per me perché lui è un guerriero in campo e quello assomiglia molto a me. Per lui la palla è l'ultima della sua vita e quello mi piace tantissimo di Lautaro, no? Dopo lui è un giocatore tutti frente all'attacco e lui fa bene anche i giocatori che stanno insieme a lui. È un cannoniere, cioè lui quando la squadra ha bisogno di lui sempre c'è. E per quello sono i giocatori che sono molto importanti nella storia di queste club che ha avuto tantissimo grande numero 9, grande attaccante. Lui sicuramente è nel pick non solo di queste squadre, sino che a livello mondiale mi sembra che Lautaro già ha un nome in tutta Europa. Vidal, Pizarro, Gary Medel, tanti giocatori ovviamente, il Nino, Alexis Sanchez, Jiménez. Tanti cileni, esatto, anche il Mago, tanti giocatori qui cileni all'Inter. Sì. Quanto credi che anche il tuo contributo, la tua immagine da leggenda cilena all'Inter abbia avuto un impatto per vedere questi ragazzi arrivare qui? Sicuramente è stato una roba molto importante. Quello che io ho fatto qua, l'amore che ha il tifoso interista, la società per la mia persona, mi sembra che sì. Ho avuto la fortuna dopo di me che tutti questi grandi giocatori del Cile hanno arrivato qua. Mi sembra che c'è una connessione perfetta entre i tifosi e il giocatore cileno. Per quello speriamo che vengano ancora di più. Ivan, volevo chiederti se c'è invece qualche altro talento in Cile che credi possa arrivare all'Inter un giorno dopo tutti questi giocatori, se ce ne sarà un altro, magari a breve. Sempre ci sono i giocatori con talento che possono arrivare a questa società, non è facile. Questa società sempre sta guardando all'estero, no? In Sud America, in Europa. Però io lo voglio, Certo. io lo voglio. Tu hai nombrato tantissimi giocatori del Cile che hanno giocato qua. Per me è un orgoglio grandissimo che sono stato il primo. Però in questo periodo in Cile sono periodi di cambio, è difficile. Nuova generazione, dopo la generazione magica che abbiamo avuto, no? Certo. Con Alexis, Vidal, Medel, Claudio Bravo, Valdivia, Boseyur, Isla, tanti altri. È difficile, abbiamo trovato un momento difficile, però sempre mi sembra la fortuna di pensare che in un futuro qui venga ancora un cileno. Certo. Sono stati tantissimi, Ivan, tantissimi e tanti bellissimi, ma un gol con la maglia dell'Inter che ricordi con particolare affetto. Un gol che rimane. Tu lo ricorderai sicuro, perché tu sei di Napoli. Sì. Ho fatto un gol in queste lì di tacco.
In quella porta. Ah, sì, fantastico, me lo ricordo. Una giocata fantastica de È Moriero, vero. centro, cross de Moriero e L'ha messo de tacco. È un gol fantastico, mi sembra che uno dei più belli che ho fatto nella Il mia San carriera. Siro è venuto giù. Esplode. San Siro esplode. Volevo chiederti un po' di curiosità personali, adesso entrando anche un po' più nei dettagli di Ivan Zamorano, per esempio iniziando dal tuo soprannome, Bam Bam, che è diventato iconico, anche Sì. quello, un po' come il tuo numero. Come nasce il soprannome Bam Bam? Aveva un giornalista del Cile, che quando io ho cominciato a fare del gol in Cobresal, lui era il che trasmetteva tutta la partita di Cobresal. Ok. E una volta mi ha chiamato a una riunione e mi ha detto: guarda Ivan, tu vai a essere un grande calciatore, un grande bomber, e tutti i grandi bomber del mondo hanno un soprannome. E tu come ti chiamavano quando piccolo? A me mi chiamavano, non ricordo come si dice in italiano, Piojo, quello che è perché era troppo piccolo, Ok. magro, Ok. capito? No, non mi piace Piojo, no, Pulga, no, non mi piace. Però, a ver, facciamo qualcosa. Che la televisione, quando vedi Sì. il cartone animato, che ti piace? No, gli ho detto, mi piace Picapiedra. Ha detto, ah, Picapiedra, ok, c'è uno, è il figlio di Pablo Mármol, che è Bam Bam. A ver, Ivan Bam Bam, Ivan, gol de Ivan Bam Bam Zamorano. Ok, Hecho. a partire di oggi tu sei Bam Bam Zamorano. E lui mi ha messo Bam Bam Zamorano così. e è andato Per così. tutta la vita, incredibile. Comunque, tutta la vita adesso con Bam Bam. Fantastico, fantastico. Cosa si prova ad essere nel FIFA 100 inserito da Pelé, una leggenda del calcio come Pelé, l'unico cileno insieme a Elias Figueroa? Che cosa si prova? E si trova un orgoglio grandissimo essere distinguido per me uno de los mejores jugadores al mundo como Pelé, essere dentro de los 50 con Elías Figueroa al mondo, è fantastico, è una roba incredibile che quando ho cominciato a giocare al calcio era giocare solo per l'amore al calcio, Certo. continuare a essere felice con il calcio, però essere lì del 50 calciatori più grandi al mondo, Va oltre i sogni, distinzione forse. per Pelé, in un'altra orbita. Ti volevo chiedere anche di una storia di un tuo incontro con Manuel Pellegrini, no? In Sì. Coppa di Cile, che ha causato il suo ritiro, se ce la puoi raccontare. Sì, io stavo in Cobresal, aveva 18 anni, Sì. e siamo andati a Santiago a giocare con la Università del Cile, dove avevano una squadra grandissima, e al centrale che doveva marcarmi era Manuel Pellegrini. Chiaro? E hai vinto ogni palla aerea Era tua. era mia, di testa, no? Ho fatto un gol. E quando Manuel Pellegrini è arrivato in spogliatoio dopo la partita, lui l'ha detto al suo tecnico e al suo compagno: finito il calcio. Fine. No, con questa partita ho finito, come non posso essere che un ragazzino di 18 anni mi posso vincere tutta la palla aerea. E dopo, dopo lui diceva che se io pensava che quel ragazzino lì era Ivan Zamorano, quello che Avrei continuato. ha vinto tutto dopo, no, aveva continuato la carriera. Certo, invece a proposito di carriera hai fatto anche un'esperienza da procuratore, no? Da procuratore Sì. sportivo. Come hai visto evolvere anche il calcio in questi anni, anche da più punti di vista? Sì, poi? sono stato pochi anni, però il calcio per me lo più sano sono calciatori. Dopo ci sono tanti roba che sono a fianco che a me non mi è piaciuto tantissimo, per quello l'ho lasciato, però ho conosciuto un'altra fascia, no? Quello che poteva fare, no? Ho conosciuto al presidente di club, al direttore sportivo, ho conosciuto anche tantissimi calciatori che volevano crescere, e quello che mi ha permesso anche evoluzionare nel mondo calcistico, che dopo forse quando sono arrivato in televisione mi ha aiutato anche a
a medir la qualità o l'equilibrio necessario para parlare, no? E Chiaro. quello mi ha aiutato tantissimo. Un altro grande amico di Betson Sport, Francesco Totti, al momento Sì. del suo ritiro ha detto: ho paura di quello che può arrivare dopo. Tu cosa ricordi di quel momento per te, dopo una carriera così straordinaria come la tua, quella di Francesco, un campione? Cosa prova in quel momento nel tuo caso? Per me non è stato così difficile, mi sembra che la mia fine della mia carriera è come mi è preparato prima. Invece sì, anche aveva paura perché era difficile di trovare qualcosa che ti farebbe tanto felice come il calcio, Certo. però ci sono tantissima roba che il calcio ti sega un po'. A me mi fa... era così disciplinato che il calcio non poteva vedere altro, certo. altri. Allora, dopo il calcio ci sono tante roba bellissime. Ho formato la mia famiglia con 3 figli fantastico. Guarda una cosa così piccola, un dettaglio. Io non potevo andare, per esempio, a messa domenica. E quando io ho finito il calcio, alla domenica prossima, alle 12, era in chiesa Certo. con la famiglia. bello. Quello La normalità, no? è la normalità, Certo. è la normalità. E quello- Riscoprire la normalità. e scoprire la normalità. E anche era un po' stanco perché 20 anni al calcio, ogni giorno Certo. allenamento, Poi con la ogni tua fine di intensità, settimana in concentrazione. Certo. È difficile. Per quello anche un po' quella liberazione non del calciatore, però sì dell'uomo. Chiaro. Dell'uomo. Chiaro. E per me è stata una preparazione e dopo ho trovato la forma di essere felice senza calcio. Certo, e hai trovato anche un altro modo in cui esporre le tue idee, il tuo amore per il calcio, che è la vita da opinionista, anche Sì. sportivo, in tutto il mondo, in Sud America, in Europa. Quanto ti piace questo tipo di ruolo e come lo interpreti, come lo vivi? Mi piace tantissimo perché mi sembra che ho trovato non lo so, qual è la parola giusta, perché ho giocato al calcio 20 anni, allora Forse una nuova pagina, no? è una nuova pagina, è la mia vita, è cominciato come un'aneddota, adesso oggi è la mia professione. Certo. Per quello, anche come te, che sei un referente a livello Grazie. calcistico, uno lavora, si sforza e fa tutto per essere un uomo con una parola esatta, con una parola che c'è o che fa la differenza, no? Certo. Perché tu vedi il calcio di una forma che forse la vedo differente io, che sono stato lì. Chiaro. Hai capito? Per quello la gente a casa valora tantissimo quella situazione. Volevo chiederti, come ultima storia da raccontarci, quella di un lampadario in casa e dei tuoi colpi di testa, perché Sì. questa è straordinaria. Sì, è straordinaria dal punto di vista della lavorazione della mamma, no? Perché il lampadario che avevo a casa mia era un lampadario e dopo c'è la fiore artificiale, Certo. però quando arrivavo a casa dopo la scuola erano 2 ore, 3 ore facendo l'esforzo per mettere la testa, no, lì in quelle fiore. E la prima volta che l'hai toccato Sì. era felicissimo. Dopo il giorno dopo sono arrivato e non la toccavano. E dico, che è successo? C'è qualcosa che non va. Certo. Però dopo alla fine, fino a che è rotto il lampadario, era la mia mamma che ogni volta che lei vedeva che io toccava quella fiore, lei l'alzava di più, Certo. l'alzava di più, fino a che io anche faccio la volontà o la lotta per fare una proiezione e poter saltare di più, no? Per quello è stata una storia bellissima, fino a che ho rotto il lampadario, non esiste più. Pero sí, la mamá lo aveva più chiaro que yo. Iván, vamos a hablar un poco español ahora. Muy bien, Nuestros amigos hablas de- español, espectacular, muy Sí, bien. para nuestros amigos de, Sí. de Latinoamérica, claro, de España Perfecto. y de todo el mundo. Sí. Y quería empezar a preguntarte, ¿cuándo decidiste irte a México, ¿no? Intentar esta experiencia a México? ¿Por qué? ¿Cómo ha salido esto? ¿Y cómo fue? Sí, llevaba
llevaba un tiempo acá en Inter. Creo que a nivel profesional y a nivel personal necesitaba un cambio radical desde el punto de vista que me quería acercar mucho más a mi casa. Claro. Tenía varias oportunidades, Estados Unidos, México, bueno, pero apareció el América, un equipo enorme, un equipo con una grandeza inmensa. Y bueno, y decidí marcharme, tomar una nueva iniciativa, un nuevo desafío. Creo que fueron 2 años hermosos. El América no era campeón hace 13 años. Claro. Un equipo tan grande como el América que no era campeón, entonces la responsabilidad era muy grande. Claro. Y bueno, fuimos campeones, fueron 2 años maravillosos. Mi legado dentro del club hasta el día de hoy se recuerda y creo que el cariño de la gente de América, el amor por esa institución es enorme, así que creo que no me equivoqué y la elección que tuve de irme a jugar al América creo que fue lo mejor que en ese momento me hubiera pasado. Claro, y estamos aquí en San Siro, Sí. Bernabéu, pero también el Estadio Azteca. ¿Qué significa jugar ahí? Sí. Bueno, mira, el Bernabéu, aquí a San Siro, la atmósfera era maravillosa, ¿no? Pero, por ejemplo, mi debut en el América, que fue contra Santos, en el Estadio Azteca, habían 120.000 personas, 115.000 personas. ¿Cómo es jugar Eh, en este? Entonces yo miraba y la gente la tenía ahí En encima. todos lados. Ahí me di cuenta que la responsabilidad era muy grande con esa gente, ese hincha del América. Y bueno, ahí me di cuenta que jugar en un estadio como el Azteca tenía una especial, digamos, oportunidad. Así que creo que lo viví con mucha intensidad. Mi etapa en el América lo viví con mucha intensidad porque nunca me di cuenta de la grandeza como equipo que era el América, era enorme. Y luego regresar a Chile, claro. Sí. Tu casa, tu país. Sí. ¿Qué significó para ti jugar en el Colo-Colo y decidir marcharte al Colo-Colo? Sí, yo soy hincha de Colo-Colo de toda la vida. Mi papá me llevaba siempre al estadio de pequeñito. De hecho, íbamos al estadio cuando todavía no habían asientos. Nos sentábamos en el cemento. Entonces, claro, el sueño de mi papá antes de morir era siempre que su hijo jugara en Colo-Colo. Como el sueño que tengo yo también de que mi hijo también pueda jugar en Colo-Colo en algún momento de su vida. Entonces, para mí, el hecho de que me haya ido tan joven de Chile a jugar al extranjero, en todos los equipos que yo jugué, sea San Gallen, Sí. Sevilla, Real Madrid, Inter y América, en todos los equipos que yo jugué y me preguntaban, yo siempre decía que voy a terminar mi carrera en Colo-Colo. Claro. Porque era cumplir un sueño mío y el sueño de mi papá antes de morir. Entonces, después de esos 2 años en México, decidí volver a Chile. Qué bueno. Creo que era el momento. El club estaba quebrado, el club había un síndico, jugué gratis, no cobré un peso en Colo-Colo porque no era mi intención de ser un peso, Claro. sino que No quería ser un problema. quería disfrutar, Claro. quería sentir a mi papá en cada rincón del estadio cuando él me viera jugar. Y creo que fueron 6 meses maravillosos. Lamentablemente perdimos la final, pero fueron 6 meses en donde sentí muy cerca a mi papá y creo que fui feliz jugando en Colo-Colo. Qué bueno. Y incluso, claro, Chile es selección, ¿no? Para Sí. ti ha sido una leyenda de la selección. El momento más significativo que te acuerdas y qué significa para ti la camiseta de la selección chilena. Cada vez que me puse la camiseta de la selección, creo que sentí un orgullo y un honor muy grande. Creo que cada momento, cada instante que tuve la posibilidad de jugar por Chile, creo que lo hice con todo el amor
con todo el esfuerzo, con todo el compromiso que tenía con mi país. Creo que en la selección también aprendí a ser líder, Claro, también aprendí a qué es lo que era trabajar en equipo, porque tenías a un país detrás. claro. Entonces, para mí la selección siempre es especial. Si tuviera que elegir dos momentos o un momento, creo que elegiría el Mundial del 98. Creo que nosotros a nivel de equipo dimos un paso importantísimo en ese Mundial, una enseñanza para todos los que vinieron detrás Claro. de que sí se podía. Nosotros éramos un equipo que éramos 3 o 4 jugadores los que jugábamos afuera, los demás todos jugaban en la liga chilena y así se esforzaron Claro. y pudieron hacer o pudimos hacer un enorme mundial. Nosotros en ese mundial también comenzamos a cantar el himno con la mano en el corazón. Lo cantábamos con una fuerza enorme porque no hay cosa más hermosa que cantar un himno en un mundial. Y creo que marcamos un poco el camino y tuvimos la posibilidad de poder hacer un extraordinario mundial, ¿no? Y a nivel personal, creo que jugar las Olimpiadas también fue algo distinto, algo también maravilloso. Poder ser el goleador de esas Olimpiadas, ganar por primera vez en la historia de Chile en el fútbol, ganar una medalla de bronce, creo que es muy significativo. Claro. Jugar con chicos menores de 23 años que tenían mucha hambre y los llevamos a poder cumplir su sueño también de ganar una medalla. O sea, fue algo sumamente hermoso, la conexión también que tuvimos en Sydney 2000, en Australia con la gente de Chile que vivía ahí son 12 situaciones que realmente las tengo muy grabadas en mi corazón y que tanto el Mundial como las Olimpiadas fueron dos cosas maravillosas que me ocurrieron en mi carrera. Claro. Y hablaste de ser líder y ser capitán. ¿Qué significa también ser capitán de tu selección? Bueno, llevar la jinete capitán es una gran responsabilidad. Me parece que desde el punto de vista de jugador, creo que no existe una cosa más extraordinaria que llevar la jineta capitán de tu selección Claro. durante tanto tiempo. No es fácil ser líder. Para mí siempre la palabra líder es hacer mejor a tu compañero y yo siempre lo intenté. Traté de siempre de mantener al grupo unido, de hacer mejor a todos los que componían la selección. El liderazgo no se compra ni en el supermercado, ni en el negocio de la esquina, sino que o se nace o se hace, Claro. con mucho esfuerzo. Entonces en la selección todo eso aprendí. Entonces llevar la jineta era algo hermoso. Verme con la jineta capitán de mi selección durante tanto tiempo es hermoso. Que la gente me recuerde como el gran capitán es extraordinario. Así que esos recuerdos y esas fotos Sí. y esos videos jugando por la selección es maravilloso. ¿Hay jugadores chilenos que inspiraron tu carrera también? Sí, bueno, hay un jugador chileno que marcó un poco mi etapa, mi Sí. trayectoria, viéndolo jugar, que es Carlos Humberto Caselli, Ok. que llevaba el 9 de Colo-Colo y de la selección. Él me inspiró a ese amor que tenía por Colo-Colo, de poder jugar en algún momento con la 9 de Colo-Colo y en la selección. O sea, yo iba a ver los partidos de Chile y de Colo-Colo y me fijaba simplemente en los movimientos de Caselli, qué es lo que hacía, cómo actuaba y realmente fue un referente absoluto futbolístico para mí. Iván, participaste en un mundial 98, un mundial muy importante. ¿Qué te acuerdas? Nos has dicho cuánto fue especial, pero algún detalle que te acuerdas de este momento de participar en un mundial, tu selección. Me acuerdo perfectamente de las veces que jugamos y tuvimos que cantar el himno. Creo que era un momento muy, muy especial. Creo que ver a tanta gente de Chile, hinchas chilenos, Ok. que con mucho esfuerzo llegaron a Francia
a alentarnos, a apoyarnos, creo que eso es muy significativo. Fue como algo de Una verdad conexión muy fuerte. que tuvimos muchísima conexión con ellos. Creo que ese mundial vino a marcar un poco una etapa importante también para el fútbol chileno, ya que después de 15 años que Chile no participaba en un mundial, regresar a un mundial ahí en Francia 98 y poder jugarlo, poder marcar una etapa importante para el camino a seguir, creo que para nosotros fue muy bonito. La dupla Zaza ha sido de leyenda, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta relación que diste con Marcelo Salas? Bueno, con Marcelo comenzamos a jugar juntos el 94 en un partido amistoso en Los Ángeles, con México. Ganamos ese partido, un gol mío y un gol de Salas. O sea, el primer partido que jugamos juntos, Pam. creo que marcamos ya una conexión Muy fuerte. interesantísima. Pareciera que hubiera jugado toda la vida con Marcelo. Y creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de que en algún momento Chile tuvo a dos grandes delanteros De este nivel, sí. de ese nivel, creo que sirvió muchísimo para conseguir cosas importantes como ese logro de poder llegar al Mundial de Francia 98. Así que muy contento. Yo creo que Marcelo a mí me hizo mejor futbolista, yo lo hice mejor futbolista a él también. Y creo que la dupla Zaza siempre se recuerda como una de las mejores duplas a nivel internacional. Seguro. Y Copa América, hemos hablado del Mundial, la Olimpiada, pero la oportunidad de la Copa América, en el segundo y tercer lugar, dos Sí. oportunidades. ¿Cómo te acuerdas de esta competición? Las Copas Américas a mí me dieron mucha conexión con la oportunidad de competir con grandes equipos. Claro. Creo que el Uruguay, el Brasil, el Argentina, Colombia de esa época eran extraordinarios. Claro. Eran equipos plagados Claro. de figuras, de calidad. Entonces yo tan joven, por ejemplo en el 87 en Argentina, en la Copa América de Argentina, yo estar en esa selección, era el más joven de todo el plantel, con Patricio Yáñez, con Hugo Rubio, con Fernando Astengo, con Ivo Basay, con Juan Carlos Letelier, con Jaime Pizarro. O sea, eran todos jugadores que yo veía y que admiraba. Y la oportunidad de yo jugar con ellos, estar en ese plantel, para mí era muy significativo. Crecí muchísimo. Cada instante, cada palabra de esa Copa América del 87. De hecho, jugué 10 minutos en esa Copa América. Claro. Entré contra Brasil cuando ganamos 4-0. Pero estar ahí, perder esa final con Uruguay, que el gol lo hace Bengoechea, que después fue compañero mío en el Sevilla, fue algo súper valioso para mí. Pero faltaba algo que yo creo que era como la conexión con el hincha chileno. Y eso me llegó en la Copa América de Chile en 91. Claro. Yo ya jugaba en el extranjero, jugaba en el Sevilla, y a partir de ahí, de esa Copa América en Chile, comenzó mi conexión con la gente de Chile. Empezaron a conocerme, no solamente a nivel profesional, sino que empezaron a conocerme a nivel humano, Claro. a nivel de hombre. Y eso fue una conexión que hasta el día de hoy está intacta y Súper viva. creo que está vivísima. Entonces eso para mí es un agrado muy grande. ¿Cómo ves las próximas fechas de eliminatorias ahora entre Chile con Uruguay? y Colombia? Nosotros estamos difícil, nosotros estamos en una etapa de muchos cambios, estamos en una etapa de intentar buscar una identidad de juego que no Nueva. la hemos tenido. Creo que nos ha costado mucho encontrar el recambio de la generación dorada, pero bueno, siempre hay ese espíritu, esa fe, esa confianza que en algún momento se nos va a dar. Claro. Y vamos a comenzar a tratar de tener un poquito mejor de suerte en estas eliminatorias. Creo que tocan partidos muy difíciles, pero todavía está la esperanza, todavía está la fe de poder llegar a un mundial. En Sudamérica no se había dado jamás, que ahora hay muchísimos equipos que pueden clasificar, Sí. muchos países.
Entonces creo que la oportunidad, esperemos que se retome el camino, que a lo mejor Gareca pueda aclarar algunas cosas y poder comenzar ya una etapa mucho más positiva y que nos garantice poder tener hasta el último instante de esta eliminatoria la posibilidad de poder ir al próximo Mundial. Claro, y contaste incluso como leyenda del fútbol suramericano, ¿cómo ves a otro país, a otra selección como Brasil? Que tiene un equipo espectacular, tiene jugadores espectaculares, pero algo no funciona. ¿Qué crees que está pasando? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Dorival y él me decía que él tenía una misión que era devolver la magia a Brasil. Y creo que es eso. Creo que Brasil ha perdido la magia, sí. Ha perdido esa magia que cuando uno veía a Ronaldo, Romario, Bebeto, Rivaldo, o sea, Roberto Carlos, Cafú, o sea, Brasil siempre tuvo enormes jugadores con una técnica extraordinaria y con una magia, con una espectacularidad que siempre fue protagonista, ¿no? No solamente en Sudamérica, sino que a nivel mundial. Hoy creo que esa magia la ha perdido. Creo que hoy día es un equipo mucho más práctico, es un equipo que más juega europeo, ¿no? más europeo, inclusive, más físico. Sí. Y desde ese punto de vista, claro, es factible que a lo mejor recupere el tema de competitividad, pero hoy día, por ejemplo, que el último para mí, el último jugador es Neymar, que hoy día no sé si va a volver en algún momento a la selección, pero sí ha perdido un poco Brasil esa magia que nos tenía acostumbrados. Por otro lado, Argentina está en un momento espectacular, Copa América, Mundial. ¿Crees que van a llegar al Mundial 2026 con chances de ganar otra vez? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que Argentina, si hay una de las cosas que ha hecho bien Scaloni, yo creo que es en la elección de los jugadores y el momento que están viviendo. Creo que no solamente son un equipo que todavía tiene mucha hambre de ganar, sino que también es un equipo que tiene todavía un Messi que puede marcar diferencia y tiene jugadores a un nivel extraordinario. En mi casa, primero Chile y después Argentina. Mi esposa es argentina, así que mis hijos cuando juega Chile se ponen la de Chile, cuando juega Argentina se ponen la Argentina. Pero creo que Argentina sí, todavía tiene, me parece, el plantel, el estímulo y el juego, el fútbol, como para que todavía pueda ganar algo más. ¿Y cuál equipo cree que se va a quedar fuera de la eliminatoria para 2026? Yo creo que hay para mí 4 equipos que a lo mejor están en una etapa en donde se la van a pelear. Para mí Bolivia, Paraguay, Chile y Perú. Inclusive veo un poquito más arriba a Venezuela también, porque ha comenzado muy bien, ahora ha tenido algunos resultados, pero yo creo que en Sudamérica la van a pelear, puede pasar de todo. Claro. Tú sabes que en algún momento se pierde, pero con 2 triunfos, con 3 triunfos seguidos, a lo mejor se meten otra vez en la lucha, pero me parece que Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia están ahí, y después más abajo viene un grupo que se van a peleare. Los vamos a peleare todos. Grazie Ivan, straordinario. Ed è stato un piacere averti qui con noi. Il piacere è mio, grazie a voi, grazie a Betson e niente, siamo molto felici. Grazie. Grazie.